Campeggiatori e cinofili, ciao a tutti. Sono di nuovo qui sulla mia postazione, nel mio angoluccio. Benvenuti sul canale e benvenuti sul mio camperozzo detto il ragazzone. C'è spazio per tutti voi, quindi grazie per essere stati con noi in questi video. Spero che vi possano essere interessati in qualche misura, non dico piaciuti, però almeno interessati. Spero che siano stati esaustivi e che abbiano, diciamo, trasferito a voi il mio pensiero, cioè non abbiate il terrore di questa infiltrazione, diciamo, che ci angoscia tutti, perché qualora dovesse succedere, qualora doveste comprare un camper vecchietto come lo è il mio, ripeto, il mio è un 2002, quindi sono camper che hanno una manciata di anni importanti e che hanno fatto la loro vita, hanno visto i chilometri, hanno visto la strada, hanno visto il cielo, le stelle, l'acqua e la neve. È normale che possa subentrare una piccola infiltrazione o una più seria infiltrazione, però il concetto che sia piccina o un po' più estesa è sempre quello. Quindi io volevo trasferirvi il mio pensiero, cioè non abbiate il terrore, perché si può fare. Io faccio l'educatore cinofilo, mi diverto a girare con il camper, mi diverto a smontarlo, a ripararlo, lo faccio, lo fanno meglio i professionisti sicuramente, ma proprio per questo volevo farvi vedere come lo faccio, perché si può sistemare, ecco, è sanato, un camper con un intervento, anche senza sbudellarlo, smontarlo, fare le fiancate nuove, portarlo diciamo a spendere dei cifroni che per certi camper non vale proprio la pena, perché magari sono totalmente fuori mercato per il loro valore. Quindi andare a sventrarlo per un'infiltrazione, a meno che non sia necessario, non vale la pena. Perciò, se avete un pochino di manualità, io provo a farvi vedere come lo faccio io, che ho un pochino di manualità e che mi applico per poter rendere il mio camper sempre il miglior possibile, il meglio possibile, il più confortevole possibile, il più sano possibile e il più strutturalmente in ordine possibile. È chiaro che non vado a fare un lavoro che è bello, arrivederci e grazie, poi dentro è marcio, sano, anzi delle volte esagero, magari ci metto 2 staffe in più, un pezzo di legno in più, come avete visto in questo caso nella coda del camper. Ho aggiunto dei travetti di legno che non c'erano assolutamente, era quasi tutto compensato, però visto che ho aperto, perché non aggiungere qualche travetto di legno? Perché non dargli un pochino più di forza e non dare a me un pochino di possibilità un domani, se voglio fare dei fori, per mettere tipo dietro lì a sinistra dove c'era la luce d'ingombro, dove si è infiltrato. Avete visto che ho messo dei pezzettoni di legno in più, perché la mia idea era lì metterci un pensilino piccino per mettere il cellulare, gli occhiali, il caricatore dell'Apple Watch, dello smartphone, quindi fare un piccolo pensilino da appendere lì. È chiaro che se io dietro ho compensato, vado a fare i buchi alle prime vibrazioni con dentro un po' di peso, fosse anche solo 1 chilo o mezzo chilo, quello, una volta che si dilata un po' il compensato, dietro c'è polistirolo, la vite non attacca a nulla. Questo è uno dei grandi errori che si fanno molte volte: si appendono cose nei camper non sapendo dove sono, diciamo, messi i travetti posteriormente, e non ce ne sono tantissimi, quindi in buona parte è polistirolo. Perciò, visto che apro, mettere un po' di legno in più, perché no? Sono tante ore di lavoro, perché lavorando un po' quando riesco la sera e torno a casa, o il sabato e la domenica, quando ho dei tempi morti, mi metto e lavoro. Però viene lunga, perché se avessi 8 ore al giorno farei in fretta a sistemare il camper, o meglio, farei in tempo molto ragionevole rispetto a come faccio io oggi. Però alla fine è funzionale, anzi più bellino di prima, più robusto, è un po' più isolato perché gli ho messo 2 strati, non solo il compensato l'ho corretto, insomma, è più carino di prima, più robusto,
e io sono soddisfatto. Alla fine ho speso, non ve lo so dire adesso, il Therostat, la guarnizione è sempre quella, qualche travetto di legno, poi una gran parte li avevo già. È un lavoro che chiaramente un professionista farà meglio, è un lavoro da molte ore di manodopera, quindi anche una persona che giustamente lavori, ma dico un disgraziato che lavora 30 euro l'ora, immaginerete bene che con una settimana di lavoro o comunque 2 o 3 giorni di lavoro viene fuori una bella cifra. Perciò grazie, vi ringrazio per aver seguito questi video, se li avete seguiti, spero che vi siano piaciuti, vi ringrazio di nuovo per essere qui con me a bordo del ragazzone e vi rinnovo il mio invito, se vorrete, ad iscrivervi a questo canale per stare un po' in compagnia e per scambiarci qualche informazione. Io ho bisogno di voi e quindi se vi va vi aspetto, ok? Ragazzi, vi abbraccio fortissimo e vi auguro il meglio. Buoni chilometri a tutti. Ciao!